Ciao a tutti e grazie per essere nuovamente in cucina con me. Aria di festa, c'è sempre indecisione su cosa presentare ai nostri ospiti. Vediamo insieme come si realizza una ricetta che può entrare a pieno diritto nel menù di Natale di quest'anno. Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, lasciare un like e condividere il video su tutti i vostri social. Vediamo come si realizza l'impasto per realizzare le crespelle. Andiamo ad aprire 2 uova, le mettiamo dentro una bowl. Mi raccomando, apriamo sempre le uova separatamente per verificare che non ci siano imperfezioni. Aggiungiamo 2 grammi di sale all'incirca e utilizzo anche 50 grammi di farina. Mi aiuto con un setaccio per evitare la formazione di grumi. Inizio ad impastare. Il segreto per evitare i grumi è fare un paio di passaggi nell'inserimento della farina. Qui vedete come si formano una serie di grumi, va bene, non ci sono problemi. Andiamo adesso ad aggiungere altri 50 grammi di farina, un po' alla volta, e vedete proprio come si forma una pastella. Vedete come si sta creando già abbastanza liscia, no? Si vede abbastanza bene. Ora che tutta la farina è stata assorbita perfettamente, possiamo iniziare ad aggiungere a filo i 250 ml di latte. Inizio con qualche goccio di latte. In questo caso, per aiutare bene l'assorbimento, utilizzo una frusta. È importante aggiungere il latte un po' alla volta. Ecco qua, in questo modo avremo un composto privo completamente di grumi. Ho fatto sciogliere circa 8 grammi di burro e vado ad inserirlo all'interno e vado a mescolare. Questa operazione deve essere fatta fin quando tutto il burro viene completamente assorbito, quindi tutte queste parti qua di grasso non ci devono essere più, deve essere una cosa omogenea. Quando si è completamente assorbito andiamo a ricoprire con una pellicola. Intanto che preparo gli altri ingredienti, il composto andrà a riposare in frigorifero. Comunque, in qualsiasi altro caso, l'impasto deve rimanere così a riposo nel frigo per minimo 20 minuti prima di essere utilizzato. Quello che vado a fare ora è andare a pulire una zucca. Qui ho metà zucca, tiriamo via i semi all'interno, elimino la buccia esterna. Con gli scarti della zucca, un po' di sedano e del prezzemolo vado a realizzare un brodo vegetale. Taglio a metà la zucca e realizzo delle fette di circa 1 centimetro l'una, così. Più li faremo piccoli e meglio sarà, perché dovremo poi farli amalgamare per bene con il gorgonzola. Vado a tagliare a fettine sottilissime uno scalogno, un po' di olio in padella, dentro con lo scalogno, dentro con la zucca, sale, pepe, aggiungo un mestolo di brodo vegetale, quello di zucca che abbiamo fatto prima, copro e faccio cucinare per qualche minuto. Quando la zucca è bella morbida andiamo a spegnere il fuoco. Recupero con un cucchiaio parte della zucca ai quadretti, così gli diamo anche un effetto di croccantezza. Il resto vado a metterle dentro in un brick e la vado a frullare sempre con l'aiuto un po' del brodo di zucca che avevamo fatto prima in precedenza, se dovesse risultare troppo densa. Metto uno spargifiamma sul fuoco, padella antiaderente con un fondo, diciamo una larghezza di 20 cm. Vado a sporcare con un po' di burro la padella, il fuoco lo teniamo sempre al minimo, poi questa operazione la facciamo ogni 3-4 crespelle. E vado a inserire una cucchiaiata, un mestolone di impasto. Questo deve andare a coprire tutta la superficie.
La facciamo cucinare per 1 minuto circa per lato. Vedete come si stanno formando i bordi qui? Ecco, facendo questa operazione, muovendo, se la crespella non si muove, allora vuol dire che non è ancora pronta, quindi aspettiamo ancora qualche istante. Questa qua è pronta e la vado a mettere su questa superficie. Tengo le crespelle al caldo impilate una sopra l'altra fino al momento dell'utilizzo. Vedete che bel colore che hanno le crespelle senza bruciature dovute alla farina? Così devono risultare, pronte per essere farcite. Ora andiamo a preparare la besciamella. Inserisco un pentolino sul fuoco, lo faccio scaldare per bene senza nulla dentro, poi lontano dal fuoco inserisco all'interno il burro che si scioglierà da solo grazie al calore del pentolino. Aggiungo poi, in un secondo tempo, in un colpo solo la farina e inizio a mescolare con una frusta. Vado così a fare quello che si definisce in gergo tecnico un roux bianco senza grumi. Quando il tutto si sarà amalgamato per bene, vado ad aggiungere lentamente all'inizio e poi sempre gradualmente sempre di più a filo del latte freddo. Procedendo così in questa maniera, aggiungendo il latte a filo un po' alla volta, avremo la certezza di non formare dei grumi, che sono fondamentali questi, evitare i grumi. Adesso ce ne andiamo sui fornelli, con la fiamma al minimo facciamo addensare la besciamella, non troppo mi raccomando, perché poi l'andremo a addensare con l'aggiunta dello zola. Dunque vado ad aggiungere qualche cubetto di zola, lo giro per bene, aggiungo la noce moscata e poi sempre lentamente faccio addensare il tutto all'interno di una ciotola a parte. Ora andiamo a realizzare la crespella ripiena, quindi per prima cosa in una pirofila vado a mettere una base di besciamella, quella dove abbiamo messo anche un po' di zola. Poi vado ad aggiungere qualche tocchettino di zola all'interno dove ci sono la zucca a cubetti. Vado a prendere la prima crespella, guardate che meraviglia, la stendo, metto un po' di purea di zucca al centro, qualche cubetto di zucca sempre all'interno, qualche cubetto di gorgonzola e un po' di besciamella all'interno. Vado a chiudere i lati, i laterali, e inizio ad arrotolarla su se stessa. E voilà. E la vado a posizionare così dentro la teglia. Ora ci facciamo una colata di besciamella e ci vado a spolverizzare sopra il parmigiano reggiano, il pecorino romano, quello che preferite. Eccoci pronti per andare in forno, 180 gradi, 12-13 minuti. Ed ecco pronte le crespelle con la zucca e il gorgonzola. Vado dentro, forchetta, coltello, qua ho già tagliato prima, però sarà ancora rovente. Vediamo di fare un pezzettino che vi possa far vedere bene dentro il tutto. Eccolo qua, guardate come risulta all'interno, è ancora fumante. Proviamola subito senza indugio. È rovente, lo faccio lo stesso, Se grido fate finta di niente. Che bontà! Lo zola! Questa di diritto entra nelle top 5 delle ricette da fare a Natale, quindi spero che veramente vi venga voglia di provarla, di farla
perché veramente la crespella, la zucca, lo zola, se non si mangia durante il periodo di festa questo, non so quando andrebbe mangiato, ve lo dico sinceramente. Come sempre vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al mio canale, che per me è importantissimo, a lasciare un like, a commentare, a condividerlo sui vostri social. Ci vediamo alla prossima video ricetta, vi auguro a tutti buone feste, buon Natale, ciao a tutti dal Carpa Pelata, ciao belle gioie, ciao! Mamma mia, peccato che il Natale viene una volta all'anno.